Buongiorno, oggi vi parlo di un argomento di cui non ho mai parlato neanche nelle conferenze, almeno non mi ricordo di averlo fatto. Parliamo di Sansone, Sansone il cui significato è figlio del sole. Sansone è un personaggio un po' particolare nella Bibbia, e anche il suo racconto è un po' particolare perché intanto viene narrata un po' tutta la sua vita, fa parte del libro dei giudici e la sua narrazione è anche ricca di humor nei confronti dei nemici di Israele, e ovviamente hanno potuto scriverlo dopo averli sconfitti perché prima erano soggiogati dai Filistei e quindi dovevano stare buoni buoni, e poi ad un certo punto, quando finalmente se ne sono liberati, hanno potuto anche, come dire, giocarci un po' su, prenderli un pochettino in giro. E quindi Sansone è una figura particolare e la esaminiamo perché ha molte cose da dirci, veramente molte cose. Per il modo in cui la Bibbia è scritta, per il modo in cui si intendeva il termine Elohim, per il rapporto che c'era, per gli angeli, eccetera. E quindi adesso cominciamo a leggerne assieme un capitolo. Siamo al capitolo 13 del libro dei giudici. E si dice: gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore, cioè di Yahweh, e Yahweh li consegnò nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era allora un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti. Mi piace quando si parla della tribù dei Daniti perché rimanda a racconti che riguardano tutto il Mediterraneo, riguarda ai Greci, ai Danaoi di Omero, rimanda agli Sciardana. Era quella tribù che era dotata di navi, come dice il cantico di Deborah, quindi insomma una tribù molto particolare. Quindi c'era questo uomo della tribù dei Daniti chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. E questo ci rimanda alla figura di Sara, la compagna di Abramo, perché anche lei era sterile, e alla moglie di Manoah che succede un po' una cosa simile a quella che è successa a Sara. L'angelo di Yahweh apparve a questa donna e le disse. Intanto qui c'è scritto l'angelo di Yahweh, ma nella Bibbia non c'è l'articolo, quindi è un angelo, un malach, un messaggero di Yahweh, e poi siamo di nuovo con il verbo apparve, che in realtà è si fece vedere, si presentò. Quindi apparve è una visione teologica, no? Perché siccome gli angeli sono per la teologia esseri spirituali, si usa sempre questo verbo che però insomma ci induce a farci un'idea sbagliata degli angeli, e poi vedremo anche che cosa fa. Allora un angelo di Yahweh si fece vedere, quindi andò incontro a questa donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Esattamente come è avvenuto per Sara. Sara era sterile, viene visitata da Yahweh e rimane incinta. Qui viene, come dire, visitata da un angelo e rimane incinta. La Madonna viene visitata da un angelo e rimane incinta. Insomma, diciamo che in questo cosiddetto libro sacro questa è una vicenda che si ripete più volte. E le dice: ora, guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro. Per bevanda inebriante in ebraico viene usato il termine shakar, che è lo stesso termine che viene utilizzato per quella bevanda inebriante che Yahweh utilizzava, chiedeva di avere ogni giorno. Ne abbiamo parlato più volte, e ne voleva una certa quantità. E qui viene nettamente distinta dal vino,
perché dice appunto vino o bevanda inebriante. Dai Sumeri sappiamo che bevevano birra, e gli Egizi bevevano birra, potrebbe anche essere la birra, per carità. Però non siamo in grado di definire con esattezza che cosa fosse. Diciamo che era una bevanda che ubriacava, su questo non ci sono dubbi. Una bevanda che induceva a dire cose senza senso. E dice quindi guardati dal bere, eccetera, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Yahweh fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei. Quindi questa sembra ovviamente una profezia, ma come sappiamo le profezie nella Bibbia sono sempre scritte post eventum, perché la vicenda di Sansone, appartenente quindi ai giudici, si verifica molto prima dell'avvento del regno di Davide, Salomone, eccetera, quindi possiamo dire che siamo intorno all'undicesimo secolo a.C. Questi libri sono stati scritti o quantomeno riscritti tra il VI e il V secolo a.C. e quindi questa profezia è stata scritta alcuni secoli dopo gli eventi. E poi dice sarà un nazireo. Ora, la figura del nazireo era una figura molto particolare, cioè significava consacrato a Yahweh. E il nazireo doveva avere delle caratteristiche particolari, non doveva tagliarsi i capelli, non doveva bere bevande inebrianti, non doveva bere vino e non doveva avere contatti impuri, specie con i cadaveri. Quindi la figura del nazireo ricordava anche un po' la figura per certi aspetti del sommo sacerdote, per altri aspetti del sacerdote, che avevano diciamo degli obblighi simili. La figura del nazireo non era specifica di Israele, ma apparteneva un po' al mondo semitico, apparteneva anche per esempio ai Siri, apparteneva agli Egizi, ce lo racconta Erodoto nel suo secondo libro, anche se insomma c'era qualche differenza, ma insomma queste figure si richiamavano e la figura del consacrato alla divinità era una figura particolare. Il nazireato poteva durare tutta la vita come per Sansone, oppure poteva essere limitato ad un tempo, in genere poteva essere anche soltanto una trentina di giorni. Giuseppe Flavio ci dice tra l'altro anche che una certa sorta di nazireato poteva essere seguita anche dalle donne, per esempio ce lo racconta in relazione a Berenice, che era la sorella del re Agrippa II. Qui invece si dice che Sansone sarebbe stato nazireo per tutta la vita e quindi doveva cominciare a essere puro già dal ventre della madre. E si dice anche comincerà a salvare Israele dai Filistei. Perché si dice comincerà? Profezia post eventum, quindi già quando è stato scritto il libro si sapeva che Sansone non era riuscito a salvare gli ebrei dai Filistei, cosa che sarebbe poi avvenuta ai tempi di Saul e di Davide, e quindi Sansone inizia questa opera di liberazione dalla schiavitù dei Filistei, dalla sottomissione ai Filistei, ma non riesce a portarla a termine. La donna andò a dire al marito: un uomo di Yahweh è venuto da me. Quindi dice un uomo. Prima si parla di un malach, qui si parla di un ish. Quindi ancora una volta abbiamo la riconferma che i malachim erano degli uomini in carne ed ossa.
quindi non erano quegli angioletti con le ali ai quali siamo abituati a pensare. E dice però, un uomo di Yahweh è venuto da me, aveva l'aspetto di un malach di Yahweh, cioè di un angelo di Dio, un aspetto maestoso, c'è scritto qui. In realtà il termine ebraico non indica, non ha il concetto di, come espresso qui, di una maestà piacevole, ma indica un qualcosa di terrificante, cioè faceva paura, aveva un aspetto terribile. E già abbiamo detto che incontrare gli angeli non era mai piacevole, ma vedremo più avanti, tra poco, che cosa si dice di questo. Allora Manoach, cioè il padre, pregò Yahweh e disse: un uomo di Dio mandato da te, e in ebraico c'è scritto Ish ha Elohim. E la cosa è strana, perché Manoach non dovrebbe dire un uomo degli Elohim mandato da te, nel senso che se Yahweh è l'Elohim unico, è il Dio unico, dovrebbe dire il tuo uomo, il tuo angelo. Invece dice un uomo degli Elohim mandato da te. Insomma, il significato è decisamente diverso. Proprio il concetto è diverso. Perdona, mio Signore, l'uomo di Dio, quindi Elohim, mandato da te, venga di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro. Perché appunto la prima volta che si è presentato alla moglie di Manoach, Manoach non c'era. Quindi c'è stato un incontro a due. L'Elohim ascoltò le preghiere di Manoach e l'angelo, il malach degli Elohim, tornò ancora dalla donna mentre stava nel campo, ma Manoach, suo marito, non era con lei di nuovo. Cioè l'angelo si presenta quando il marito non c'è. Possiamo nutrire qualche sospetto se vogliamo, però insomma, pensiamo bene. La donna corse in fretta a informare il marito e gli disse: ecco, mi è apparso di nuovo quell'apparire che deriva dalla forma nifal, cioè passiva, passiva riflessiva del verbo, e che indica il farsi vedere, il mostrarsi, non apparire come un apparire dal nulla, ma il venire incontro. E di nuovo dice: mi è apparso quell'uomo, quindi ancora una volta c'è il termine Ish, che venne da me l'altro giorno. Ma Noach si alzò, seguì la moglie e giunto da quell'uomo, scusate se metto sempre l'accento su uomo, ma è per far capire che non era una visione spirituale, assolutamente. E gli disse: sei tu l'uomo che ha parlato a questa donna? Quegli rispose: sono io. Ma Noach gli disse: quando la tua parola si sarà avverata, quindi in ebraico è quando verrà ciò che tu hai detto, quale sarà la norma da seguire per il bambino e che cosa dovrà fare? E qui torna a essere un angelo. Il malach di Yahweh rispose a Manoach: si astenga la donna da quanto le ho detto, non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante, di nuovo shakar, e non mangi nulla di impuro, osservi quanto le ho comandato. Ma Noach disse di nuovo all'angelo:
di Yahweh, cioè al messaggero di Yahweh, al Malach di Yahweh. Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. Cioè in ebraico c'è proprio che io ti trattenga, è un esortativo. Quindi dice di volergli preparare qualcosa da mangiare per, insomma, nutrirsi. L'angelo del Signore rispose a Manoach: anche se tu mi trattenessi, non mangerò il tuo cibo, in quanto angelo, cioè Malach di Yahweh, non mangiava il cibo umano. Quindi qui c'è cibo o pane, anche il significato del termine. Ma se tu farai un olocausto, lo manderai in alto a Yahweh. E siamo di nuovo a quel tipo di sacrificio che si chiamava olocausto, che consisteva nel bruciare interamente la vittima e nel mandare il fumo verso l'alto, cosa che era particolarmente gradita agli Elohim. Manoach non sapeva che quello era l'angelo di Yahweh, quindi Manoach, poverino, non aveva ancora capito. E qui tra l'altro nella traduzione si salta una particella, la particella chi, che vuol dire poiché, giacché, infatti. Manoach non sapeva che era l'angelo di Yahweh, cioè in sostanza Manoach gli offre da mangiare perché non sapeva che era l'angelo di Yahweh. E questo è importante, perché vuol dire che evidentemente sapevano che gli angeli non si i cosiddetti angeli non si nutrivano di cibo umano. E difatti l'angelo gli dice: se proprio vuoi, fai un sacrificio, manda in alto il fumo. Manoach disse all'angelo di Yahweh: come ti chiami? Perché ti rendiamo onore quando si sarà avverata la tua parola. Cioè dici chi sei, così potremo onorare te quando avverrà la nascita del bambino. L'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il mio nome? Esso è misterioso, viene tradotto qui. Il significato del termine ebraico è anche incomprensibile, cioè è inutile che ti dica il mio nome perché tanto non ne puoi comprendere il significato. Quindi misterioso ci dà così un'idea di una affermazione affascinante. Incomprensibile vuol dire inutile che te lo dica perché tanto non lo capiresti. Manoach prese il capretto e l'offerta e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore, cioè lo bruciò al Signore, e qui c'è scritto che opera cose misteriose. Ora c'è da dire una cosa: la traduzione di questa parte, che opera cose misteriose, è molto controversa, perché qui c'è un participio ed è introdotto da un e, non da un che. Quindi il fatto che operante o cose misteriose o e avvenenti cose misteriose può non rimandare a Yahweh come soggetto, tant'è che molti traduttori mettono addirittura come soggetto, che non c'è nell'ebraico, ma mettono come soggetto l'angelo, cioè colui che fa questa opera misteriosa, mirabile, che adesso vedremo, potrebbe essere l'angelo. Il problema è che questa parte qui è inserita ancora nel versetto riferito a Yahweh, ma noi sappiamo che i versetti, la divisione in versetti e in capitoli è stata fatta dall'arcivescovo di Canterbury nel 1226 d.C., mentre la Bibbia in origine era scritta senza distinzione tra le lettere e le parole.
Quindi la distinzione in versetti, la suddivisione è arbitraria e in effetti è più corretto, più coerente, più logico pensare che a fare questa opera, questo atto misterioso, mirabile, meraviglioso, che desta meraviglia, questo è il significato del termine ebraico, è l'angelo, perché che cosa avviene? Allora ripetiamo, Manoach prese il capretto e l'offerta e sulla pietra li offrì in olocausto a Yahweh e poi c'è e cosa che desta meraviglia, mentre Manoach e la moglie stavano guardando. Manoach e la moglie guardanti. Questa è la traduzione letterale. E che cos'è che desta meraviglia? Mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo di Yahweh salì con la fiamma dell'altare, cioè se ne va e se ne va verso l'alto. Manoach e la moglie che stavano guardando si gettarono allora con la faccia a terra e l'angelo del Signore non apparve più né a Manoach né alla moglie. Allora Manoach comprese che quello era l'angelo di Yahweh. Cioè Manoach, forse un pochettino più tardo di mente della moglie, ci ha messo più tempo a capire che quello era l'angelo e l'ha capito finalmente quando vede l'angelo salire e andare nel cielo, andare in alto. E qui il versetto dice non apparve più, in ebraico c'è scritto in realtà non continuò più a farsi vedere, cioè non lo videro mai più. È venuto quella volta, è venuto 2 volte, tutte e 2 le volte ha incontrato la moglie di Manoach da solo, senza la presenza del marito, la moglie di Manoach rimane incinta e nascerà Sansone. Il discorso relativo al cibo, Manoach offre un capretto, l'angelo dice io non mangio il tuo cibo, però mettilo sulla pietra e offrilo al Signore. Ci ricorda la vicenda di Gedeone. Gedeone è un altro personaggio del libro dei giudici al quale succede una cosa simile. Ve la leggo. In quel momento, nel momento di Gedeone, che quindi viene prima di Sansone, gli israeliti temevano di essere sterminati da Madian, cioè dai Madianiti. Ricordo che i Madianiti erano cugini primi degli israeliti, ricordo che Ietro era il sacerdote di Madian e che Ietro era il suocero di Mosè, quindi erano lotte intestine. Comunque, diciamo, Israele temeva di essere sterminato da Madian e Gedeone quindi si rivolge al Signore. Yahweh gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Gli disse allora: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Cioè Gedeone vuole essere sicuro che sia, fra virgolette, Dio a parlargli. Ma questa è una cosa che non ha senso. Assolutamente, se Dio è Dio unico, non può che essere Lui. E invece Gedeone chiede un segno, come Mosè chiedeva un segno di vedere la potenza di Yahweh, cioè la cosiddetta gloria del Signore. E dice: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. Rispose: resterò fino al tuo ritorno. Cioè, quindi immaginiamo Gedeone che parla a Dio, che gli dice: dammi un segno che sei proprio tu che parli, e poi senti, abbi un attimo di pazienza, resta qui, io faccio un salto a casa a prepararti qualcosa da mangiare e poi torno. Ora, se questo fosse Dio, comprendiamo tutti che sarebbe una storia assolutamente ridicola e inaccettabile.
E lui gli dice sì, va bene, ti aspetto, mi metto un po' di pazienza e ti aspetto. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un cappretto con un'efa di farina, fece focacce azime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò il tutto sotto il terebinto e glielo offrì. Il Malach di Yahweh, e anche qui scopriamo che a parlare a Gedeone era un messaggero di Yahweh, gli disse: prendi la carne e le focacce azime, posale su questa pietra e versavi il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo di Dio stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo di Dio scomparve dai suoi occhi. Anche qui abbiamo un'azione che desta meraviglia. Sia nel caso di Sansone, sia nel caso di Gedeone, il cibo non viene consumato dal malach, ma viene bruciato, e qui addirittura viene bruciato con un atto che appunto desta meraviglia, cioè l'angelo del Signore tocca con un bastone il cibo e immediatamente parte una fiamma che brucia tutto, e quindi l'angelo non mangia. E poi c'è scritto scomparve dai suoi occhi. Il verbo ebraico alà non significa scomparve, significa che se ne andò camminando. Qui siamo di nuovo ad una traduzione e interpretazione teologica, cioè siccome un angelo deve scomparire. No, lui non scompare, lui se ne va camminando tranquillamente. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: Elohim Yahweh, ho dunque visto un angelo del Signore faccia a faccia. Ma attenzione, questa traduzione non rende il significato dell'ebraico, perché in ebraico c'è una esclamazione che gli inglesi traducono con alas, e noi diremmo ah, oddio, diremmo, ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia, ed esprime paura, esprime terrore, perché incontrare gli angeli non era mai cosa piacevole, era sempre piuttosto rischioso. E qui lo vediamo per Gedeone. Ma torniamo a Sansone, o meglio ai suoi genitori, e dopo che è avvenuto tutto quello che abbiamo letto prima e l'angelo se ne va e non si fa mai più vedere, Manoach disse alla moglie: moriremo certamente, perché abbiamo visto un Elohim. Questo c'è scritto letteralmente nel testo ebraico. E perché si dice abbiamo visto un Elohim? Perché può darsi, questa ovviamente è un'ipotesi perché le certezze, come sapete, non le abbiamo e quindi possiamo soltanto fare finta, i malachim, cioè gli angeli, i cosiddetti angeli, o meglio i messaggeri degli Elohim, erano probabilmente appartenenti alla stessa tipologia, ma nella gerarchia militare che andava da Elion, che era il comandante in capo, e poi gli Elohim e poi i Malachim, che erano i loro messaggeri, noi potremmo con termini moderni parlare di un generale, parlare di alti ufficiali e parlare di truppa, diciamo così, o quantomeno di sottufficiali, e quindi potevano tutti essere definiti allo stesso modo perché appartenevano alla stessa tipologia di individui, ma erano suddivisi in una gerarchia militare. Ma ciò che è importante è che sia Gedeone sia Manoach esprimono timore per avere visto uno di questi personaggi, perché c'era il rischio di morire. Difatti, se torniamo un attimo a Gedeone, il Signore gli disse:
dopo che lui ha espresso questa paura, Yahweh gli disse: la pace sia con te, non temere, non morirai. Gedeone doveva essere rassicurato. Il padre di Sansone esprime il terrore per aver visto un Elohim e dice: moriremo sicuramente. Quindi effettivamente la distinzione tra gli Elohim e gli Adam, diciamo gli uomini, doveva essere tale per cui gli Elohim erano visti come personaggi molto pericolosi. Ma sua moglie, forse più saggia di lui, e la moglie gli disse: se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta. Non ci avrebbe mostrato tutte queste cose, né ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste. E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Ricordo che nella Bibbia sempre benedire significa dotare di strumenti materiali particolari, quindi non dare la benedizione spirituale. L'abbiamo già visto quando, parlando della vicenda di Esaù, quando Esaù chiede al padre: non hai ancora della benedizione per me dopo che il padre l'aveva data tutta a Giacobbe, e il padre gli dice: no, non ne ho più, l'ho data tutta a Giacobbe, il che sarebbe ridicolo, no? Perché sarebbe come arrivare alla fine della messa da un sacerdote e dirgli: dammi la benedizione, e il sacerdote vi dicesse: non ne ho più, l'ho data tutta durante la messa ai fedeli e quindi adesso non me ne è rimasta niente. Quindi questo era il concetto di benedizione nell'Antico Testamento, cioè un concetto molto materiale. E in Sansone ovviamente la benedizione, cioè questa potenza che lui aveva, era legata alla sua situazione di nazireo, cioè di persona totalmente consacrata a Yahweh. Di lì derivavano tutte le sue caratteristiche. E lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento di Dan fra Sorea ed Estaol. Qui ci sono due considerazioni da fare che ci aiutano a capire. Qui con spirito c'è scritto Ruach, e Ruach è uno di quei termini molto discussi, almeno per quanto mi riguarda, perché Ruach ha molteplici significati. L'ebraico è una lingua polisemica e sappiamo che il significato di Ruach va di volta in volta dedotto dal contesto. Quindi è chiaro che mentre in certi passi della Bibbia il termine Ruach indica qualcosa che viaggia producendo vento, in altri passi della Bibbia Ruach indica lo spirito. Per spirito si intende anche l'attitudine o la caratteristica intima di una persona, non necessariamente l'entità spirituale. Quindi di volta in volta Ruach deve essere, fra virgolette, interpretato, ed è il motivo per cui io, assieme a Paul Wallis, ho fatto e abbiamo fatto dei video nei quali diciamo che Ruach è uno di quei termini che è bene non tradurre, perché almeno così si evitano discussioni. Dice quindi il Ruach di Yahweh cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento. Anche qui il termine agire è una traduzione, come dire, molto addomesticata, molto addolcita, perché in realtà il termine ebraico indica addirittura disturbare, indica scuotere, agitare. Difatti molti traduttori, se andiamo a vedere in diverse Bibbie, soprattutto in lingua inglese, usano il termine agitare, cioè cominciò ad agitarlo, cominciò a spingerlo, cominciò, per esempio nel passivo anche significa essere disturbato addirittura, ma essere anche disturbato mentalmente.
E quindi in realtà Yahweh agiva su Sansone in modo molto particolare, in grazia del fatto che lui era un nazireo a vita. Poi la vicenda di Sansone ha molte cose altre da insegnarci. Intanto ci insegna che Malach e Ish, cioè angelo e uomo, sono assolutamente sovrapponibili. Intanto ci insegna che quando una donna era sterile bastava che si incontrasse con uno di questi e rimaneva incinta. Intanto ci insegna che gli angeli non mangiavano, tendevano a non mangiare il cibo umano, ma poi avremo ancora molte cose da vedere, perché nella ironia con la quale questo libro tratta ad esempio i Filistei, esamineremo anche l'indovinello che Sansone pone ai Filistei, che è oggetto alle volte di interpretazione, eccetera, ma che è ben spiegato nella Bibbia. Quindi per adesso ci fermiamo qui e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.